realizzare questo fantastico abito che ho deciso di chiamare abito strega. Questo perché lo indosserò per il 31 di Halloween, ma comunque può essere indossato in ogni occasione perché è molto molto elegante. Almeno io l'ho fatto elegante perché ho utilizzato come filato, ma soprattutto come colore, il filato della Mistrico Filati linea baci rubati e ho usato il nero con il lamé nero abbinato. Infatti dalla telecamera non si vede, ma vi posso assicurare che sbrilluccica, solo che dalla telecamera non si vede, però forse se ve lo metto qui si nota che sbrilluccica. Io ho utilizzato quindi questo nero che è il codice 4, ma voglio farvi vedere anche i colori che sono disponibili sul mio sito e che rendono questo abito, che potete fare anche versione maglia, fantastico. Guardate, potete usare questo colore orchidea, il bianco, il grigio, oppure sul sito vedrete che c'è a disposizione anche il verde, un bellissimo lilla, quindi vi potete sbizzarrire nel fare questo vestito o anche versione maglia nel colore che più vi piace. Ma partiamo un po' dal quantitativo. Allora, io vi dico che questa è una taglia S, ho lavorato con l'uncinetto del 4 e del 4,5 e ho utilizzato solamente 200 grammi, quindi taglia M io vi consiglio 250 grammi. Naturalmente se volete fare un po' più morbido andate a prendere 300 grammi, taglia L 300 grammi, 350 grammi se lo volete fare un po' più morbido. Per quanto riguarda naturalmente la versione maglia, togliete comunque un gomitolo, quindi 250 grammi se lo volete fare versione maglia per una taglia M, 200 grammi per una versione maglia taglia M, 150 grammi per una taglia S, quindi 300 grammi per una taglia L. Questo più o meno sono le indicazioni. L'unica cosa che mi sento di dire è che comunque non potete fare chissà che aumenti, in realtà non si possono fare. L'unica cosa che si può fare per fare che in modo che qui non vi venga stretto è quello di passare ad aumentare l'uncinetto, quindi dal 4 passate al 4,5 o anche al 5. Viene un po' più forato, però vi posso assicurare che non viene tantissimo perché in realtà la lavorazione viene soltanto più morbida. Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione è vero che è nero, ma non vi preoccupate, io nel tutorial ve lo faccio vedere come realizzarlo con un altro colore, in modo tale da potervi dare tutte le indicazioni e farvi vedere appunto bene come si fa questo punto, che comunque è semplicissimo perché sono due giri che vanno sempre ripetuti. La lavorazione è a T, quindi si vanno a fare prima il rettangolo che parte dal polso, scusate, dal gomito, sopra il gomito fino a quest'altro. Quindi mi raccomando, se volete fare le maniche più lunghe potete tranquillamente farlo, però mi raccomando, in quel caso prendete un gomitolo in più a prescindere dalla taglia che siete. Fatti i due rettangoli, si vanno a cucire sopra e sotto per mettere i marcatori e andare poi a lavorare in tondo il punto, che vi ripeto semplicissimo, due giri che vanno sempre ripetuti e si crea questo effetto molto wow. A me piace tantissimo, è qualcosa di sfizioso e quindi per chi non vuole farlo a vestito può farlo tranquillamente in versione maglia. Detto ciò, come sempre, che siete desiderate realizzarlo, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E sì, lo so, lo avete notato, ho tagliato i capelli e noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea baci rubati, il colore 04. Siccome è nero non vi preoccupate perché io vi farò vedere come realizzare il punto e come andare a lavorare poi la parte sotto con un altro filato, in modo tale da farvi vedere com'è la lavorazione senza che vi uccidiate gli occhi per il nero. Però naturalmente ci tenevo a farvelo vedere fin dall'inizio per dirvi alcune cose. Allora, la lavorazione consisterà in questa maniera: andremo a fare due rettangoli che, come avete visto all'inizio del video, corrisponderanno alla lunghezza delle maniche, quindi un rettangolo che nel mio caso va da sopra il gomito fino all'altro gomito. Sono due rettangoli, vi ricordo sempre che io nel rettangolo avanti metto un motivo in più rispetto a quello dietro. In quello dietro ho messo 15 motivi, in quello avanti ne ho messi 16. Ora, per poter andare a fare il motivo, vi dico che io ho montato 150 scusatemi, mi sono dimenticata, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 11 più 8 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi nel mio caso dietro io sono andata a montare 162 catenelle, mentre nella parte avanti ne ho montate 173. Quindi ripetiamo, per averle dal gomito al gomito, quindi per avere
una lunghezza di circa 85 centimetri, e io con 85 centimetri vi sto parlando del pezzo avanti, quello dietro è 2 centimetri in meno, quindi 83 centimetri. Per la parte avanti sono andata a montare 173 catenelle, per la parte dietro sono andata a montare 162 catenelle, dicevo multiplo di 11, a cui vanno aggiunte 8 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Ora per le taglie più grandi, cioè non più grandi, perché le taglie più grandi devono mettere esattamente le mie stesse catenelle, però se volete fare le maniche più lunghe dovete andare per forza ad aggiungere più catenelle. A seconda, se volete farla arrivare dal polso, dovete mettere tante catenelle che vada da un polso all'altro polso, mi raccomando sempre tenendo presente il multiplo di 11 più 6 più 8 catenelle. Altra cosa che vi devo dire, io adesso vi farò vedere il campione, quindi come andare a fare i due giri di questi due rettangoli che devono avere la stessa altezza, e vi dico anche che l'altezza corrisponde al vostro scalfo, quindi nel mio caso il mio scalfo è di circa 12 centimetri e mezzo, non vorrei sbagliarmi ma vado a ricontrollare, no scusatemi, di 14 centimetri e mezzo, infatti ecco mi sembrava strano, 14 centimetri e mezzo, e naturalmente per una taglia M, per una taglia L dovete andarne a fare di più, però questo ve lo dirò quando vi ho messo i marcapunti, appunto per darvi tutte le indicazioni. Una volta che vi ho mostrato il punto, quindi vi farò vedere poi i due rettangoli terminati e come sono andata a posizionare i marcapunti, una volta posizionati i marcapunti vi farò vedere di nuovo la lavorazione con l'altro filato che ho utilizzato per il nostro campione, in modo da potervi far vedere bene come andare a fare poi i giri sotto. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi fin dall'inizio è che questa lavorazione purtroppo non consente di fare degli aumenti. Gli unici aumenti che io andrò a fare è uno solo, che in realtà serve per avere le catenelle un po' più larghe quando andremo a lavorare il corpo della maglia, però diciamo che per averla più larga, più comoda, si deve andare a cambiare l'uncinetto, e io infatti già vi dico che io ho lavorato i due rettangoli e parte, poi vi dirò verso la fine perché non ho ancora finito il vestito, del vestito appunto con l'uncinetto del numero 4, quindi io sto lavorando con il numero 4, però gli ultimi giri dall'altezza fianchi fino a giù andrò a lavorare con l'uncinetto del 4 e mezzo, quindi mi raccomando, ci tenevo a dirvi anche questa cosa. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere appunto come andare a fare la lavorazione del nostro motivo scelto appunto per questo vestito. Quindi eccomi qui, io vi ho fatto vedere, o vi farò vedere appunto il campione per realizzare il motivo del rettangolo, e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione. Mi raccomando, quello che sto facendo adesso, ossia partendo dalle 3 maglie alte chiuse insieme, è quello che faremo per tutto il giro, e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse, quindi vado nella catenella successiva e vado subito a fare una maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza e ultima maglia alta non chiusa, le chiudo insieme e vado a fare 3 catenelle di separazione, 1 2 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi noi andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, vado nella catenella successiva 2, vado nella catenella successiva 3 e le chiudo insieme, catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3 e le chiudo insieme, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi salto 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3
catenella di separazione, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, una catenella di separazione e vado a terminare il giro entrando nell'ultima catenella e andando a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così il primo giro, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, andiamo nella catenella di separazione tra i due gruppi di 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e a questo punto nell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3 e le chiudiamo insieme, 3 catenelle e di nuovo andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo nell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, scusate, devo tirare un po' di filo, 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la terza catenella che equivale alla nostra prima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così il secondo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare di nuovo il nostro primo giro e andiamo a fare di nuovo quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3, catenella di separazione, andiamo nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 2, 3 e le chiudiamo insieme, 3 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3 e le chiudiamo insieme, 3 catenelle di separazione, andiamo tra i due gruppi di maglie alte e andiamo a fare la nostra maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo andiamo nell'archetto, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, catenella di separazione, entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia alta. Quindi questa è la lavorazione che andremo a fare, sono 2 giri che vanno sempre ripetuti. Noi adesso, se ricominciamo il secondo giro, come vi ricorderete, dobbiamo andare a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle o 3 se vedete che la lavorazione vi stringe, e andate a fare la maglia bassa, 3 catenelle e torniamo a fare i nostri 3 gruppi di maglie alte chiuse insieme, ricordandosi sempre che i 3 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme devono essere separati da una catenella e devono essere fatti uno in ogni archetto di 3 catenelle. Quindi questa è la lavorazione che viene fuori. Io adesso andrò a fare due rettangoli a cui poi metterò il marcapunti per farvi vedere come andare a fare la lavorazione in tondo. Questo naturalmente dopo che vi ho fatto vedere quanti giri sono andata a fare. Allora, io ho terminato entrambi i 2 rettangoli. Come vi avevo detto, per il rettangolo avanti ho fatto un motivo in più, quindi se dietro nel rettangolo dietro avevo 15 motivi, sul davanti ho 16 motivi. Ho ripetuto il giro per 14 volte, così ho un'altezza di circa 16 cm e come altezza per me va bene, però mi raccomando, per la taglia,
scusatemi, per la taglia M andate a fare almeno 3 giri in più, per una taglia L anche 6 giri in più. Per quanto riguarda i marcapunti, adesso l'ho messo solo sotto, e per mettere i marcapunti ho fatto in questa maniera: ho lasciato liberi 4 motivi, quindi 1, questo non lo conto perché è quello singolo, quindi 1 2 3 e 4, e nella maglia bassa subito dopo ho messo il marcapunti sia avanti che dietro, stessa cosa quindi da quest'altro lato, ho lasciato liberi 4 motivi non contando quello che abbiamo qui singolo, uno solo, quindi 1 2 3 e 4, e nella maglia bassa sono andata a mettere i marcapunti. Naturalmente sopra invece andremo poi a cucire direttamente, adesso sotto noi andremo a lavorare il corpo del vestito, mentre sopra poi andremo a cucire, e una volta cucito vi dirò quanto sono andata a cucire per lasciare lo scolo libero. Altra cosa, mi raccomando, quando posizionate i due rettangoli uno sopra l'altro, quello con la parte con le catenelle iniziali va messo in alto, quindi la lavorazione deve andare a scendere verso il basso. Quindi adesso dobbiamo soltanto andare a fare il corpo della maglia. Siccome è nero, io, come vi ho detto all'inizio quando vi ho mostrato il punto, vi farò vedere come andarlo a realizzare su un piccolo campione, in modo tale da poter utilizzare un altro colore che si veda bene. Però ho preferito comunque farvi vedere qui con il nero come sono andata a posizionare i marcapunti, in modo da darvi più indicazioni possibili. Però adesso, per andare a fare la lavorazione, procederò di nuovo con un altro colore, quindi con un piccolo campione, per farvi vedere i giri come vanno lavorati. Allora, io ho terminato i due rettangoli, come avrete visto nel montaggio video, i due rettangoli neri già terminati. Vi ho spiegato anche dove andare a mettere i marcapunti. Adesso vi farò vedere invece come andare a fare la lavorazione in tondo, che naturalmente è veramente semplicissima. Si aggancia qui dove abbiamo il nostro, scusate, marcapunti, e io lo tolgo perché così potete vedere bene. Quindi, tolto il mio marcapunti, ho qua i due gruppi di 2 maglie alte, e qui di 3 maglie alte chiuse insieme, qui l'altro i 2 gruppi di 3 maglie alte, vado giusto in mezzo e vado a fare la mia maglia bassa, fermando anche il filo. Mi faccio prima una catenella e poi rientro e vado a fare la mia maglia bassa. Adesso andiamo a lavorare, però facciamo un piccolo cambiamento. Per ammorbidire la lavorazione, invece di 3 catenelle andiamo a fare 4 catenelle, quindi 1 2 3 e 4, e poi lavoriamo come sempre. Quindi nell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte chiusi insieme. E adesso, questo come ho detto, andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo la maglia bassa, 4 catenelle, di nuovo archetto, e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte chiuse insieme. Ripeto, stiamo facendo 4 catenelle invece per 3, per ammorbidire un po' la lavorazione, soprattutto per chi ha un seno abbondante. Poi mi raccomando, se avete bisogno di allargare ulteriormente, io per adesso continuerò a lavorare con l'uncinetto. Qui sto lavorando col 4,5 perché la lavorazione richiede il 4,5, ma io nel mio vestito sto lavorando ancora col 4. Andrò a lavorare col 4,5 sicuramente quando andrò ad allargare sull'altezza dei fianchi, quindi avrò bisogno di fare la lavorazione un po' più morbida, e quindi passerò a lavorare con l'uncinetto del 4,5. Quindi io continuo la lavorazione, così vi faccio vedere, arrivati al secondo marcapunti, come andare a lavorare. Quindi non cambia niente, se non che andiamo a fare 4 catenelle al posto di 3. Questo serve solo per allargare pochissimo, più che altro per ammorbidire la lavorazione. Quindi sono giunta al mio secondo marcapunti, vado a fare le mie 4 catenelle, entro tra i 2 gruppi di maglie alte avanti e i 2 gruppi di maglie alte chiusi insieme dietro, tolgo il mio marcapunti e vado a fare la mia maglia bassa, e poi di nuovo 3 catenelle e andiamo a fare 4 catenelle e andiamo di nuovo a fare le nostre 3 maglie alte chiuse. Vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziare il successivo. Con la lavorazione in tondo saranno sempre 2 giri che andremo a fare, quindi quello non cambia perché ci consente di avere
i nostri gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella alternati. Quindi io continuo, vado un po' velocemente, 2 3 e 4 maglia bassa, 1 2 3 e 4, ed eccomi qui, vado a fare i miei ultimi gruppi di 3 maglie alte, catenella di separazione e di nuovo gruppo. Ok, quindi devo chiudere il mio primo giro, lo vado a chiudere in questa maniera, vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. E adesso parto col secondo giro, e il secondo giro inizio facendo una maglia bassa, una catenella che qui ho la mia prima maglia alta non chiusa, vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 4 catenelle e vado a lavorare normalmente in giro, maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte, 4 catenelle e di nuovo gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme separati da una catenella. Io adesso mi faccio tutto il giro, voglio far vedere come chiudere il secondo giro e come ricominciare poi a fare il nostro primo giro. Allora, sto per terminare il giro, ho fatto la maglia bassa, quindi vado a fare i miei 4 catenelle, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima e si ricomincia dal primo giro, vado all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare prima una maglia bassissima e poi incomincio normalmente maglia bassa, 4 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che dobbiamo sempre andare a ripetere, quindi come vedete la lavorazione viene in questa maniera. Io poi naturalmente vi dirò dopo quanti giri nel mio vestito sono andata a cambiare uncinetto e quanto sono andata a cucire le spalle sopra per avere il collo largo. Naturalmente mi raccomando, le taglie un po' più grandi rispetto a me dovranno andare sopra a cucire un po' di meno per avere sempre un collo largo, quindi non troppo stretto, però questo è il motivo che stiamo lavorando. Allora, io ho lavorato quindi per tutta la lunghezza del mio vestito, alla fine ho fatto un vestito e vi dico che ho lavorato i 2 giri per un totale di 32 volte e dopo il 20° giro, gli ultimi 12 volte che ho ripetuto i 2 giri, quindi gli ultimi 12 motivi, ho passato a lavorare con l'uncinetto dal 4 al 4,5, questo per fare in modo che la lavorazione venisse più morbida, quindi si allargasse un po' senza che poi aumentare le catenelle di separazione in modo da non venire più forato di quello che già è. Quindi mi raccomando, se dovete andare a fare degli aumenti, il consiglio che vi do io non è quello di aumentare le catenelle ma quello di andare a cambiare l'uncinetto, quindi dal 4 passate al 4,5, se avete bisogno di aumentare ulteriormente passate al 5. Quindi detto ciò, sono andata poi infine a cucire sia sotto che sopra le mie maniche. Sopra vi dico subito quanto sono andata a cucire,